Crescita personale. Che cosa significa? La crescita personale è quando si ha un click a un certo punto nella vita in cui si dice ok, da oggi voglio arrivare al mio massimo potenziale, da oggi ho capito che sono un essere mortale, che su questo pianeta non ci starò per sempre e voglio, non dico fare grandi cose, ma almeno io come persona voglio arrivare a poter fare il massimo possibile. Se si fa qualcosa che non è possibile fare, non c'è nessun problema, ma se non si fa quello che si può fare, allora lì la propria vita è un po', possiamo dire, quasi sprecata. Quindi quando si ha questo click si inizia a cercare risposte invece che all'esterno, all'interno. Si inizia a farsi mille domande, si inizia un periodo di introspezione e quando a un certo punto inizi a dire ok, voglio lavorare sulla mia mente, voglio lavorare sulla mia vita per arrivare a questa cosa, dici mi servono dei mentori, mi serve qualcuno che mi aiuti in questo percorso perché da solo ci posso arrivare, però con la guida di qualcuno ci posso arrivare più velocemente. Ed è qua che il mezzo, secondo me, più bello e più efficace per imparare qualcosa, ovvero i libri, iniziano ad entrare in questo percorso con te. Perché i libri? Semplicemente per il fatto che è come quasi fosse una meditazione guidata. Mentre leggi, non è come se ascoltassi un podcast o facessi dell'altro con un maestro, perché sei lì e sei completamente immerso in quell'argomento, quindi per quei 10 minuti, 20 minuti, un'ora che leggi non puoi fare altro che non concentrarti al 100% nel flow per imparare quella cosa. E ho avuto questo click più o meno quando avevo 18-19 anni, dopo varie cose che mi sono successe nella mia vita, di solito dopo periodi brutti o comunque in cui si distrugge un po' il tuo vecchio passato, il tuo vecchio, diciamo, le fondamenta di quello che eri prima e inizi a ricostruirti da capo, piano piano, in modo più consapevole come vuoi tu. E io vi voglio dare questi 5 libri che a me hanno aiutato tantissimo perché da lì io ho iniziato a leggere tanto, ho iniziato a imparare in tantissimi modi e i libri e questi 5 sono la cosa che mi hanno aiutato di più, quindi vi li voglio consigliare. Sono secondo me proprio le basi fondamentali che ogni essere umano dovrebbe avere per vivere nel migliore dei modi, sia se vuole raggiungere successo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale, quindi anche proprio solo per arrivare a una versione migliore di se stessi. Queste sono veramente basi che sono molto utili. Sono libri ovviamente non romanzi, quindi non sono romanzati, non sono facili letture da spiaggia, sono cose che si leggono con una certa attenzione, anche dedicandoci un po' di tempo, soffermandosi sulle cose che non si capiscono e magari prendendo anche appunti per poi studiarseli. Io, ad esempio, una volta al mese, durante la mia routine mensile, mi vado a rileggere oppure a guardare un video di tutti gli appunti o di tutte le tipo un riassunto di libri che ho letto in passato. E ovviamente il quinto libro, quindi il primo libro di cui voglio parlarvi, ragazzi, questo è un libro che veramente, se voi applicate al 100% tutto quello che vi dice, vi cambia. Ciao Maya. Vi cambia completamente la vita. Il libro di cui sto parlando è The Miracle Morning. Vieni qui. Scusate, è entrato il mio gatto. Non voglio soffermarmi troppo su tutti questi libri perché ovviamente andrei, uno, a rovinarveli, a spoilerarveli e due, non andreste a informarvi di più. Quindi non è un libro che vuole riassumere cosa c'è all'interno del libro, ma proprio darvi un'idea di cosa fare per iniziare il percorso. Quindi il primo libro, The Miracle Morning, trasforma la tua vita un mattino alla volta prima delle 8. So che è un cliché, so che la questione di alzarsi prima può per alcune persone sembrare qualcosa di opinabile, però in realtà fidatevi ragazzi che avere una routine sana, una routine che funziona da ogni punto di vista e sapersi anche gestire meglio le ore della giornata, quindi proprio le basi della vita dell'essere umano, tutto è basato sulle routine. Se vuoi arrivare a qualsiasi cosa si costruisce piano piano, mattone dopo mattone. Qua ti insegna tutto e in più ti insegna anche, se vuoi avere più tempo, quindi a svegliarti un po' prima, è il libro perfetto. Il secondo libro è un libro di Dale Carnegie, uno dei libri fondamentali per chiunque viva sul pianeta Terra, quindi anche voi, ed è Come trattare gli altri e farsi gli amici. Ragazzi, non sono quei manuali, so che ha un nome un po' con un marketing strano che sembra una di quelle cose che ti vogliono vendere corsi o che imparare a manipolare le persone. No, non c'entra niente la vendita, non c'entra niente, c'entra semplicemente veramente come avere le basi per vivere in una società e ottenere dalle persone quello che vuoi, ma non con manipolazione o strategie magiche o assurde, no, semplicemente come
essere più piacevole davanti agli altri, come parlare a un pubblico, come parlare a una persona, come imparare ad ascoltare, piccole cose che veramente cambiano la conversazione e ti fanno avere tutto quello che vuoi, perché ragazzi fidatevi che nella vita, soprattutto nel mondo del lavoro o comunque in generale nelle relazioni, nella famiglia, in tutto è basato proprio sulle relazioni con le altre persone. Ci diamo poco peso perché ogni vita è individuale, però noi come società ci siamo costruiti, l'essere umano è un animale sociale, è un animale politicus, è un animale quindi che deve vivere in mezzo agli altri, quindi nel momento in cui creiamo società dobbiamo per forza imparare a arrivare al massimo potenziale su come vivere e trattare gli altri, farsi gli amici, nel senso di quando hai una network, si dice che il network ha più valore del net worth, quindi dei soldi, vuol dire che quando hai le connessioni giuste riesci a interagire con gli altri, riesci veramente a renderti tutti amici, hai praticamente sbloccato ogni porta verso qualsiasi cosa. Quindi ricapitolando, abbiamo imparato a stare in società, abbiamo imparato ad avere una routine sana. Che cosa manca? Manca essere produttivi, getting things done. Qua in realtà non so se c'è una versione italiana, in caso ve la linko in descrizione, ma ragazzi imparate a leggere l'inglese perché porca miseria, tutto il mondo è pieno di contenuti pazzeschi in inglese, il mondo funziona in inglese al giorno d'oggi. Bisogna almeno imparare e addestrarsi un po' nell'imparare l'inglese, quindi se lo trovate in inglese leggetevelo, vi lascio anche in descrizione un video in cui parlo di come ho imparato l'inglese anche grazie ai libri. Se hai letto gli altri 2 libri e arrivi a leggere questo, praticamente riesci a mettere in pratica esattamente, perché questo è un manuale, riesci a mettere in pratica tutto quello che c'è scritto in modo pragmatico, praticamente già diventi un superumano confronto alle altre persone. Le altre persone ti vedranno veramente come qualcuno di pazzesco. Questo ti aiuta proprio a sviluppare un sistema infallibile in cui sei iperproduttivo, non ti dimentichi mai niente, hai la testa vuota perché grazie a questo sistema, che poi è anche rimodernizzato, puoi rimodernizzartelo da solo, io me lo sono rimodernizzato a modo mio, ognuno ovviamente se lo fa un po' come si sente più a suo agio, però se riesci a imparare a sfruttarlo, a creartelo per te, tutti i pensieri che hai nella tua testa, invece che continuare a girare e riempirti riempirti la mente nel subconscio e l'inconscio, te li togli e vengono inseriti, quindi con la mente vuota, che poi funziona meglio per tutto il resto, vengono scritti e inseriti in questo sistema dove vengono, in realtà sei quasi obbligato a farle queste cose, che siano progetti a lungo termine, che siano task al giorno d'oggi, che siano cose da mettere in un calendario, che siano piccole o grandi cose, piani, cose che forse vorrei fare, note, appunti, tutto ciò che riguarda cose tue, quindi informazioni. Questo qua è il libro da leggere. Il penultimo libro di cui voglio parlare, abbiamo imparato come si sta con gli altri, abbiamo imparato la routine giusta, quindi anche vi insegna poi la meditazione, l'allenamento, quindi in quei libri si parla anche di altro. Abbiamo imparato a essere iperproduttivi, quindi già con queste 3 cose qua siamo praticamente delle macchine da guerra. Ora impariamo, sai cosa? Nella vita la libertà penso che sia il valore essenziale. Purtroppo nella società in cui viviamo noi ora, per essere completamente liberi, o impari ad accettare tutto quello che c'è semplicemente e lo accetti e vivi così, quindi ti piace tanto quello che fai, o vai e molli tutto e dici non mi piace niente, vado a vivere nella foresta, o al contrario invece cerchi di vincere questo gioco che ci siamo creati chiamato società con questi punti chiamati soldi, e quindi avere una libertà dal punto di vista finanziario che ti permette di fare quello che vuoi, quindi diventi prima libero dal sistema finanziario e poi fai quello che vuoi. Perché è importante? Perché se devi tutti i giorni spendere 8 ore a lavorare in una giornata per un'azienda e rendere qualcun altro ricco, è difficile godersi la vita, cioè è un terzo di giornata, quindi un terzo di vita passato a lavorare. Se riesci a, non vuol dire non lavorare, ma almeno a fare quello che ti piace e uscire da questo schema, quindi magari lavorare un po' meno, lavorare come ti piace, lavorare da dove ti pare, essere più libero, e quei 3 libri ti insegneranno anche a farlo, diciamo che è più facile arrivare a un potenziale alto, quindi non potevo non mettere un libro di finanza personale in questi 5 libri per iniziare, e io inserisco L'uomo più ricco di Babilonia. Secondo me è la base a livello finanziario più semplice che tutti dovrebbero leggere. L'ho regalato a tutte le persone attorno a me a cui ci tengo che abbiano
un successo finanziario, ma non vuol dire diventare ricchi, vuol dire semplicemente sapersi gestire il denaro nel modo corretto. E è quasi una storiella base che ti insegna come gestire le proprie monete d'oro che ti arrivano per farti arrivare altre monete d'oro o comunque per saperle sfruttare al meglio, e questo è veramente importante al giorno d'oggi. E il primo libro che secondo me tutti dovrebbero leggere per stare bene, ragazzi, allora ce ne sarebbero tantissimi. C'è anche un libro completo che mi insegna un po' tutto, è ad esempio Awakening the Giant Within di Tony Robbins, oppure c'è L'Alchimista di Paulo Coelho che invece è più romanzato. Ci sono tantissimi libri che vi possono aiutare, ma secondo me questi 4 sono perfetti per raggiungere proprio un'organizzazione, una libertà e un modo efficiente di vivere come una macchina nel mondo, nel modo perfetto. Ma manca cosa? Manca la parte bella della vita, manca la parte spirituale della vita. Uno può avere tutto il successo del mondo, essere iperorganizzato, realizzare tutti i propri sogni materiali, però stare male lo stesso, essere depresso, comunque avere 1000 problemi. Ho conosciuto tantissime persone ultimamente, soprattutto girando adesso nel mondo dei profumi o comunque degli influencer, che stanno veramente male, sembra da fuori che abbiano una vita pazzesca e sono di successo, e invece sono pieni di ansia, problemi, depressione, stanno veramente male. E io invece, grazie a questa cosa e grazie a un percorso che ho fatto, indipendentemente da quello che ho, mi sono creato delle basi stabili come una roccia che, indipendentemente da tutto quello che succede, io sto bene, ho un'ancora nel momento presente. Quindi la mia mente e il mio corpo non mi sovrastano, ma anzi sono io che consapevolmente mi scelgo la vita e lo faccio a modo mio. Il libro che vi consiglio è Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Questo secondo me, io ho fatto un video poco tempo fa in cui ho detto le 3 cose che uno può fare per togliersi il più velocemente possibile ansia e depressione, e una delle 3 cose, ho consigliato questo libro qua, lo consiglio a tutti, è un libro incredibile, è praticamente la spiritualità in generale, non religione, ma proprio il guardarsi dentro, il rimuovere tutti i problemi mentali, tutti i problemi fisici, tutto ciò che non è esistenziale, andare alla base di se stessi e a crearsi quella base, quell'ancora nel momento presente, che indipendentemente da tutto quello che succede tu sei una roccia, sei forte e pieno di pace, amore e gioia e felicità. Quindi prima di tutto il successo, prima di tutti gli altri libri, questo qua sarebbe la base, ma se leggete tutti questi 5 insieme riuscite a raggiungere tutto quello che volete nella vita, farlo nel modo corretto con le relazioni giuste, avere una routine che vi porta al massimo potenziale, stare bene a livello economico e inoltre stare bene anche con voi stessi e dentro di voi. Eckhart Tolle è bravissimo a spiegare tutta questa parte, diciamo, dello yoga, questa parte della meditazione, questa parte della spiritualità, delle religioni e tutto in modo molto occidentale. Lui è un pensatore tedesco, illuminato, è molto conosciuto e con questo libro ha spopolato perché veramente riesce a spiegare questi concetti molto complessi a cui noi non siamo abituati occidentali, agli occidentali in modo molto pragmatico, e se si mettono in pratica sono veramente quasi una scorciatoia, quasi una via semplice verso un qualcosa di molto complesso che è il percorso spirituale. Poi ovviamente se volete iniziare un percorso spirituale più complesso c'è Sadhguru, c'è il Kriya Yoga, ci sono tante altre cose, però a livello base già se seguite una cosa del genere, quindi mettete a posto la vostra mente, il 95% dei vostri problemi svaniscono e starete veramente bene, quindi fidatevi. Questo è un libro pazzesco. Ve li liscio tutti in descrizione, questi video, questi libri qua, se volete dargli un'occhiata con il link Amazon, e anche i video di cui vi ho parlato. Quindi grazie mille ragazzi per aver seguito il video fino a qui. Ditemi anche nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto uno di questi libri o qual è il vostro libro preferito per la crescita personale. Questi sono quelli che consiglio io come pacchetto base, essere umano, vuole raggiungere il massimo potenziale, tieni questi 5 e vai sul pianeta Terra e dai il massimo che puoi. Questo è un po' il mio packaging al momento. Seguitemi anche sugli altri social, iscrivetevi al canale, se volete lasciate anche un mi piace e un commento al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!